un persico sole. Erano non so quanti anni che non prendevo un persico sole. Eccolo. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video targato Team Fish. Come vedete alle mie spalle sono al lago di Como e oggi finalmente andrò a fare la mia prima pescata alla ricerca del lagone. Infatti è aperto da poco la sua stagione e finalmente potrò cimentarmi nel pescarlo. Volevo fare le cose un po' diverse dalla tradizione mantenendo comunque un po' di basi della tradizione. Infatti oggi pescherò con una canna e l'attrezzatura da spinning, lasciate stare la testina che oggi proverò a insidiare anche qualche cavedone, qualche persico, quindi ora proverò anche a loro, però comunque utilizzerò un'attrezzatura da spinning, in questo caso la Gekka Bijin XV, la versione da 2,46 m con il Ballistic 2005. A questa canna attaccherò una montatura adattata per la pesca del lagone che dopo vi farò vedere durante il video. Comunque ragazzi, ora si inizia, sarò in compagnia di Mario e Giampaolo. Vi invito come al solito a mettere un bel pollice in su, ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Ci vediamo tra pochissimo quando si entra in pesca. Ancora? Ancora? Persico, se trovi il banco, cioè è pieno. Eccolo! No! Ma possibile? Incredibile, oh! Enorme ragazzi. Col tagliapue ma corrado. Categoria. Piccolo. Piccolo persico. Se ne è rilasciato da solo, vabbè. Un persico sole. Erano non so quanti anni che non prendevo un persico sole. L'hai mai visto un persico sole? Sì. Guardate ragazzi. Tra l'altro è abbastanza difficile da prendere a spinning. Molto bene ragazzi, fino ad ora avete visto probabilmente soltanto catture di persici reali e persici sole. Niente ancora che si avvicina all'amato agone, ma è arrivato il momento di iniziare a pescare questo famigerato predatore molto particolare. Prima di iniziare però vi mostro brevemente cosa utilizzo come attrezzatura. Partiamo dalla canna, in questo caso la Gekka Bijin XV81 LT. Una canna che lancia da 1,5 g a 10 grammi per una lunghezza totale di 2,46 m. Una canna super adatta a questa tecnica, anche se non nasce propriamente per questa, ma nasce per il sugherello, proprio per la sua caratteristica di avere una cima in tubular, che ne consente una piega molto più armonica che permette di non perdere anche i pesci che mangiano male o che hanno una struttura dell'apparato boccale un po' più fragile, come gli agoni. A questa canna non potevo che abbinare il Ballistic Air nella taglia 2005, un mulinello super innovativo e veramente con una tecnologia incredibile. Questa taglia si abbina perfettamente alla canna e con il Geobraid X8 Expedition, in questo caso nella taglia 0,06 mm nel colore dark green, mi permette di raggiungere distanze notevoli anche con grammatura leggera. Passando invece alla montatura, che sono sicuro che sarà la parte che renderà molto curiosi alcuni di voi, perché gli agoni solitamente non si pescano a spinning, in realtà la montatura che sto utilizzando, che inizierò a utilizzare, è una montatura adattata dalla tradizione. Quindi partiamo dall'inizio.
Dopo il finale in fluorocarbon solito che metto in ogni mia montatura spinning, ho attaccato un moschettone non troppo grosso, a cui ho attaccato una testina da circa 3 grammi, 3 grammi e mezzo, a seconda di dove voglio pescare nel livello dell'acqua, a cui ho innescato uno shad con la coda a papera. In questo caso lo shad è uno shad di Baits Lab, con una coda molto piccola ma nonostante ciò collegata al corpo con una parte sottile di gomma che gli permette un movimento molto stretto ma allo stesso tempo producendo parecchie vibrazioni. Dopo questa testina, che servirà soltanto da attrattore di pesci, ho collegato una particolare clip metallica, a cui ho collegato a sua volta un terminale dello 014 a cui ho collegato 4 moschine. Sì, proprio così, le classiche moschine per la pesca al lagone, niente di più, niente di meno. Io in questo caso ne ho attaccate 4, ma ho anche delle montature da 5 moschine. L'unica differenza dalla montatura classica per gli agoni è proprio il fatto che queste moschine sono state montate un po' più ravvicinate tra di loro. Questo permetterà di riuscire a lanciarle anche in una canna corta, anche se comunque parliamo di una canna di 1,46 m, a notevoli distanze. I colori in realtà sono molto casuali, io sul lago di Como utilizzo molto il verde, mi trovo veramente parecchio bene ed è un metodo secondo me per pescare utilizzando attrezzatura da spinning, ma comunque andando a catturare in maniera molto efficiente e efficace i nostri amati agoni. Detto questo ragazzi, ora si passa alla parte pratica. Iniziamo a pescare. È un agone, un agone. Sì, finalmente. Dato. Cosa abbiamo preso? Vediamo se... Eccolo, un altro agone. Fermo. Buono, buono. Dai, fermo. Eccolo qua. Lasciamo andare. Che bello. Eccolo, signor agone. Eccolo qua, lasciamolo andare. Finalmente. Anche tu. Aspetta che slamo il mio. Facciamolo andare. Il buone mio, doppietta. Oh. Aspetta. Un altro, sì.
Capito? Ok, facciamolo andare. Niente di enorme, però. Un egone. Lo so, non volevo prenderlo bellino. Eccolo. Da foto. E te lo dico quando entro in guadino. Sì, ci sta, dai. Dai, è una bella fine. Ragazzuoli, eccoci arrivati a casa dopo la mia prima avventura alla ricerca del lagone. Ho voluto iniziare, ma iniziare con il piede giusto e fare un tentativo per pescarli con attrezzatura da spinning. Infatti, nonostante la montatura sia stata abbastanza adattata allo spinning perché non si utilizzava un piombo, ma una testina, le mosche erano molto più lontane tra di loro e a volte erano anche meno rispetto a quello della montatura classica, comunque l'attrezzatura utilizzata è stata lo spinning, quindi una canna abbastanza lunga e morbida per questi pesci e soprattutto un mulinello e un tracciatino che ci permettessero di lanciare molto lontano con esche molto leggere. Vi devo dire che non ho mai provato la tecnica tradizionale, quindi con la canna lunga e la montatura classica, però devo dirvi che ho notato che i pesci, soprattutto nella parte più verso il tramonto, quindi più verso il buio, tendevano a stare molto più alti e io con l'attrezzatura da spinning e un'esca così leggera, che alla fine era 3,5 grammi, 4 forse con la gomma, riuscivo a stare nella parte più alta della superficie e prendere i pesci anche sotto riva, dove tante volte con le attrezzature più pesanti, i piombi più pesanti, non si riesce a fare. Come avrete capito è stato fondamentale l'attrezzatura che vi ho spiegato durante il video. Vi invito come al solito a mettere un bel pollice in su, ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video e mi raccomando date un'occhiata anche qui in alto, adesso non so da che parte uscirà, alla playlist Light Rock Fishing perché vedrete l'attrezzatura che ho utilizzato oggi anche in azione in ambiente marino, proprio quello per cui è nata. Detto questo ragazzi vi ringrazio ancora per la visione, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!